Di tutte le esperienze fatte nella mia vita, da quelle più estreme a quelle più personali, niente è mai riuscito a comparare ciò che ho vissuto nel 2023. Possiamo dividere quell'anno in 3 fasi: l'Erasmus in Francia, l'esperienza di lavoro in Grecia e il secondo Erasmus in Spagna. Tutti e 3 mi hanno insegnato cose diverse. Non sono sempre state rose e fiori, ma se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho vissuto, perché mi ha segnato per come sono ora. E allora iniziamo dalla prima tappa, Chambéry. Ho sempre sognato di vivere in un altro paese, fin dal liceo, quando mi informai per poter andare a fare l'anno all'estero in quarta. Alla fine non partì, e per fortuna, anche perché scoppiò la pandemia, che mi avrebbe fatto ritornare a casa. Perciò ebbi sempre quel desiderio ancora da realizzare. L'università che ho frequentato fino a pochi giorni fa si chiama Business and Management, è completamente in inglese e aiuta gli studenti come me che vogliono fare un'esperienza all'estero. Infatti già dal primo anno di università mi iscrissi al bando Erasmus per poter poi partire al secondo anno. Si potevano fare 2 preferenze di destinazione e io, che non conoscevo ancora tutta la questione dei punti, delle graduatorie, scelsi le mete più richieste: Parigi e Canterbury. Quest'ultima perché era l'unica in Inghilterra, e Parigi, vabbè, perché Parigi è Parigi. Ovviamente non fui selezionato in nessuna delle 2, perché se ti iscrivi al primo anno hai 0 punti nella classifica e quindi finisci in fondo. Quindi o sei mega fortunato che scegli una meta che nessun altro sceglie, oppure vai ai ripescaggi. Ed è così che quindi venni assegnato a Chambéry, una piccola città della Francia, tipo 2 ore e mezza da casa mia. Questo fatto della vicinanza un po' mi scoraggiava, perché io avevo sempre vissuto in Italia e volevo andare dove mi portava il vento. Però l'obiettivo principale era vivere all'estero, non lontano, imparare una nuova lingua, conoscere le tradizioni del posto, fare amicizia con le persone locali e vivere una miriade di esperienze nuove. Quindi accettai subito, e con me altri 9 studenti del mio corso, anche se la maggior parte pian piano caddero come birilli e non partirono con me. Sì, perché sembra tutto bello quando accetti, ma poi è lì che inizia l'inferno, ovvero tutte le procedure da fare per effettivamente partire. Tutto ciò era veramente stressante, con poche informazioni che avevamo e tanti dubbi. In più la mia università aveva un accordo con l'università francese per la convalidazione degli esami, ma qualcosa non quadrò, perché dopo un po' si scoprì che l'università francese manco sapeva che ne saremmo partiti, e non c'erano più posti. Gli unici posti erano nel corso di turismo, che aveva qualche esame di economia, però alla fine facevamo corsi che non c'entravano nulla con quello che studiavamo in Italia, tipo Strategic Pricing in Hospitality, Marketing du Tourisme o Leadership in Hotel Operations. E sarebbe bello che i problemi fossero tutti qui, ma in più avevamo anche il problema dell'appartamento. In generale, quell'università francese ti propone di andare in una delle residenze, e noi accettammo. Il problema fu che fummo troppo lenti con le procedure e i posti erano tutti finiti. Ma questo non ce lo dissero molti mesi prima, ce lo dissero a fine novembre, e dopo un mese saremmo partiti. In più, visto che ci avevano detto delle residenze, non ci eravamo messi a cercare altre case, e quando iniziamo la ricerca fu molto difficile trovarla. Dopo tutto questo, da 10 persone assegnate alla destinazione, alla fine rimaniamo solo in 4 persone, per fortuna trovando ognuno un appartamento. Il mio era letteralmente in centro della città, davanti al Palazzo di Giustizia, dove ogni 2 giorni i francesi facevano una protesta per qualunque cosa, in particolare quel periodo sulla riforma pensioni di Macron. Non costava neanche tanto, aveva tutto quello che mi serviva: una camera con un letto anche abbastanza grande, un bagno senza bidet ovviamente, e in realtà senza neanche una doccia, e bisognava farla dentro la vasca, poi una cucina piccola ma con tutto il necessario e 2 coinquilini. Loro erano entrambi francesi. Il ragazzo era fuori sede e studiava e lavorava, la ragazza invece lavorava soltanto come cassiera in una pasticceria. Quest'ultima fu una delle peggiori persone che abbia mai incontrato nella mia vita. Innanzitutto non parlava inglese, ma quello mi andava anche bene, perché volevo mettermi alla prova per imparare una nuova lingua. Ma lei era completamente pazza, aveva orari tutti incasinati, era sporca, antipatica e dispettosa. Il rapporto con lei iniziò anche tranquillo. Ero nuovo e quindi non sapevo lei come fosse. La prima settimana portò una torta di cioccolato per noi, visto che avanzava dal lavoro. Ma poi già dopo qualche giorno lasciò questo biglietto in cucina. In pratica la traduzione dice: vi ricordo che pulire non è un'opzione e che un colpo di scopa potreste anche farlo, e imparate a mettere a posto vos putain de chaussures, le vostre scarpe. Cioè io ero appena arrivato, non sapevo quali erano le loro abitudini e cercavo il più possibile di fare attenzione a tutto. Le scarpe che lei diceva che non erano a posto era perché la scarpiera era tutta piena di sue scarpe, e allora, per non disturbare le loro abitudini, misi le mie scarpe a fianco a quelle. Ma alla fine di questo foglietto ci feci anche una risata su. APS:
Lei non ha mai pulito l'appartamento. E i problemi con lei non fecero altro che peggiorare. Io da studente Erasmus ero raramente a casa, perché nella giornata facevo tante cose, ma quando era lì c'era sempre un problema nuovo con lei. In cucina mi spostava sempre tutte le cose che compravo e gli utensili, e allora io mi adeguavo dove lei li spostava e lei li spostava ancora. Una volta, dopo la 10ª volta che mi aveva spostato la bilancia, persi la pazienza, bussai in camera sua per chiedere dove fosse e lei non rispose. Allora, visto che la sentivo e c'era la TV accesa, aprii la porta senza neanche entrare. In quel momento non ci vedevo più dalla rabbia e avevo bisogno della bilancia per pesare i cibi. E lei iniziò a urlare che non mi devo permettere di entrare nelle stanze degli altri, che è proprietà privata, cosa che in realtà non feci perché aprì soltanto la porta senza entrare e che chiamava la proprietaria, che sarebbero stati guai per me. In quel momento il cuore mi batteva fortissimo. Fu uno dei momenti in cui provai più ansia di sempre. Sapevo che ero nel giusto e che questa era pazza, ma comunque ero in un paese nuovo, diverso dal mio, da solo e non sapevo cosa fare. Chiesi alla proprietaria tutto quello che era successo e lei mi tranquillizzò parlandomi del fatto che in realtà è proprio la coinquilina che è pazza e che molti prima di me si erano lamentati di lei. Dal giorno di quella discussione, che era più o meno inizio marzo, tutti i dispetti che mi facevano non mi toccavano. Era una sorta di allenamento con me stesso, di non arrabbiarmi nonostante la cattiveria pure di quella persona. Non puliva, il bagno era sudicio, con capelli in giro per il bagno, sicuramente non miei. Una volta trovai pure la piastra nella vasca, per non parlare della cucina, che quando arrivava lasciava tutto in disordine, senza pulire mai né i fornelli, né il lavandino, né i piatti, per di più usando cose che mi ero portato da casa mia, palesemente mie. Una volta mi mangiò persino il parmigiano che mi ero portato da casa. E ne ho la prova di questo perché come era fatta lasciò tutte le briciole in giro per la cucina. E la ciliegina della torta era la sua strategia di conservazione degli alimenti. Il burro lo teneva fuori frigo, mentre la pasta che cucinava e che non mangiava la lasciava in una pentola per settimane, con tutto che si ammuffiva e che faceva un odore allucinante. Dopo un po' di giorni io non resistetti, buttai tutta quella pasta nel cestino perché non riuscivo a respirare. Tutte queste cose le fotografai perché nel caso ci fossero stati altri casini come la volta della bilancia, almeno ero pronto con tutte le prove. Cioè sul cellulare proprio una cartella con tutte le foto, i video o registrazioni di lei alle 2-3 di notte che si porta alle amiche, che fa casino e un ragazzo diverso ogni settimana. Dopo tutto questo diciamo che devo ringraziarla, perché se sono così zen in tante situazioni è proprio grazie a lei, e allora merci beaucoup. Parliamo anche di cose belle. Arrivai in Francia a Chambéry il 4 gennaio con la macchina e i miei genitori, così che potessi portare il più possibile di cibo dall'Italia, tanto era solo 2 ore e mezza da casa mia. Passammo la giornata insieme a girare un po' la città, a provare un ristorante e per salutarci per l'ultima volta. Certo, ero un po' spaventato, ma madoi se ero gasato. Non aspettavo altro da tantissimo tempo. Era il mio momento di fare questa nuova avventura e di spaccare tutto. L'obiettivo per me non era solo fare un'avventura fuori, ma proprio viverci, fare come se fossi un cittadino francese locale, non solo sopravvivere o farmi una vacanza di 5 mesi. Infatti una delle prime cose che feci fu iscrivermi in palestra, che per fortuna era solo a 3 minuti da casa mia. Era una di quelle commerciali che tutto il tempo è piena di gente, e infatti è anche per questo che io ci andavo la mattina prestissimo, mi svegliavo alle 5:30 per andare all'apertura, quindi per allenarmi prima dell'uni e quando c'erano poche persone. Il motivo di ciò l'ho spiegato già nel video del fisico, e anche perché ne ho già parlato tanto, non starò a parlare di palestra, anche se però devo dire fu una delle parti più presenti del mio Erasmus in Francia. La dieta in generale, la palestra e la mia fissazione nel non sgarrare, non saltare neanche un giorno di allenamento, mi fecero perdere molte occasioni di uscite con altre persone, che magari in Erasmus volevano uscire di più. Diciamo che sono un po' pentito a metà, perché dalla parte uno degli obiettivi era proprio vivere in quella città, come se fossi un vero cittadino con le sue proprie routine, ma dall'altro ho imparato che è importante coltivare le relazioni e fare dei sacrifici anche di questo tipo per coltivare un'amicizia. Anche perché poi ero da solo in palestra circondato da francesi, visto che apparentemente nessun studente Erasmus ci andava. I primissimi di gennaio già iniziai l'università. Il primo giorno me lo ricordo ancora. Stavo entrando in un campus tutto nuovo, con studenti nuovi, professori nuovi, e tutto completamente nuovo. Tra l'altro era pure abbastanza in collina e per arrivarci bisognava fare 20 minuti a piedi. 10 di camminata normale e 10 tutto in salita. Però la vista dalle classi, dalla biblioteca e da tutti i punti era qualcosa di incredibile. Aveva un sacco di edifici con le classi, una palestra bellissima, gigante, con un sacco di campi per giocare e pure un muro per fare arrampicata. I corridoi pure erano avanti. Ad esempio, una cosa carina che per ora non ho ancora visto nelle università italiane è che c'erano i dispenser per gli assorbenti gratuiti.
All'Uni c'erano anche un sacco di attività da fare e io mi iscrissi al corso di danza rock e pallavolo. Quell'università mi piacque un sacco, anche per tutti gli eventi che organizzava per gli studenti francesi, ma soprattutto per gli Erasmus. Infatti ogni mese avevamo un evento Erasmus super bello. A gennaio fecimo un weekend in montagna a sciare, a un prezzo molto basso, con pure la raclette il sabato sera. A febbraio c'era la gita a Chamonix, ma io la balzai perché quella settimana, che era vacanza in Francia, ritornai in Italia a fare una sorpresa per il compleanno di mio padre e per vedere Sanremo. Poi a marzo ci fu un giro in yacht su un lago, per poi tornare indietro con un hiking per la montagna. Ad aprile andammo al Walibi Park, che era un parco di giostre, e anche quello super bello. E a maggio, che era l'ultimo mese ufficiale di lezioni, ci offrirono una cena di addio completamente pagata. Mi ricordo che il primo corso che ebbi fu English Communication for Tourism, Hospitality and Events, che erano delle lezioni di inglese facilissime, di livello in realtà abbastanza difficile per gli studenti francesi, ma io che in Italia facevo tutto il corso in inglese era abbastanza facile. E lì pensai, beh, se tutti i corsi saranno così, allora questo Erasmus me lo faccio in vacanza. Ed è proprio lì la fregatura. La seconda lezione fu Économie du Travail, che già il nome non prometteva bene. Entrammo nell'aula e il prof incominciò a parlare in francese velocissimo. Capì subito che il corso sarebbe stato completamente in francese, e io che il francese lo sapevo appena, me la feci abbastanza sotto. La cosa fortunata è che il francese è abbastanza simile dall'italiano, e quindi si riusciva a capire. E nel corso delle settimane non feci molta fatica a seguire i corsi e a passare l'esame. Quel giorno poi incontrai in giro per la città due ragazze francesi, super gentili, che mi invitarono a mangiare con loro, così che potessi allenare un po' il mio francese. Ma poi tutti i francesi erano stragentili. Infatti già 2 giorni dopo, un altro gruppo francese invitò me e altri ragazzi a mangiare da loro un piatto tipico del posto, che si chiama croziflet. Sarebbe una pasta con il formaggio tipico e il bacon, tutto al forno, ed era super buono. Poi il fatto di fare corsi in francese con loro mi permise di vivere ancora di più la vita studentesca francese. A fine gennaio, per esempio, fui invitato al gala del corso, una serata bellissima, perché fu fatta in un salone di un casinò, e che veramente in quel momento mi faceva sentire come se fossi dentro un film. Avete presente quando quella persona che si trasferisce nella scuola nuova e in mezzo a tutte queste persone nuove si fa 1000 avventure? L'unica pecca di quell'uni fu forse l'organizzazione, che a dire loro era flessibile, nel senso che gli orari cambiavano da un giorno all'altro, si spostavano, oppure avevamo lezioni dalle 8 alle 18, con solo a volte la pausa pranzo e a volte neanche quella. La mensa in università era pazzesca, il cibo era buonissimo, sano e costava pure 3 euro. A San Valentino poi c'era la mascotte che girava per le classi a dare le rose dagli ammiratori segreti. E poi i corsi in francese. Ero finito a fare corsi assurdi a pensare a cosa facevo in Italia. E per di più in francese. O corsi che dovevano essere in inglese, ma il prof semplicemente non lo sapeva e allora iniziava a parlare in francese. L'unico esame in cui feci un po' fatica era Analyse financière, che era completamente in francese e con vocaboli di economia molto difficili. Io per passarlo scrivì più male che potessi in francese. Anche se a quel punto l'avevo imparato abbastanza bene, ma volevo proprio far vedere che ero lo studente Erasmus, così gli facevo un po' pena e mi fece passare proprio con il minimo. Lì poi la conversione dei voti in Italia era altissima. In Italia i voti sono da 1 a 30, mentre in Francia da 1 a 20, e in Francia già se prendi un 16 te lo convertono in un 30 in Italia. Che non ha senso, ma va bene così, perché poi la mia media si alzò tantissimo. E poi tutti i viaggi che feci con loro. Sì, perché l'università non organizzava solo viaggi per gli studenti Erasmus, ma anche per gli studenti francesi. E quindi finì a fare un sacco di tour, di hotel, di strutture varie. Ricordiamoci che io studiavo turismo in Francia e non economia. Tutto pagato, tra l'altro. Andavo nella regione del Bourgogne o a Evian, che è vicino alla Svizzera. Il viaggio più bello che feci con l'Uni fu quello a Parigi in 2 giorni, con uno dei professori migliori che abbia mai incontrato all'università, in cui trattammo la parte di revenue management. La facemmo a inizio maggio, quasi alla fine del mio Erasmus. E fu un momento magico andare a vedere la Torre Eiffel insieme alla mia classe francese, con cui passai tanto tempo e che a poche settimane da lì avrei dovuto dire addio. In generale un bel ricordo di quell'Uni, perché ci accolse a braccia aperte, dai professori agli studenti. Ero finalmente riuscito a partire per un'avventura. A pensarci adesso, quello è veramente ciò che mi porta a casa con maggiore emozione di quel periodo.
Al contrario dell'altro Erasmus in Spagna, che poi racconterò, c'erano molte poche persone internazionali e tanti italiani con cui non volevo stare particolarmente. Ci furono periodi in cui mi sentivo solo. Il fatto è che davvero preferivo stare con i francesi, che poi eventualmente avrei dovuto salutare, piuttosto che con tutto il gruppo italiano, ma che poi non mi avrebbe dato nulla di nuovo, per quanto fossero tutti simpaticissimi. E so che ci sono tante persone che hanno vissuto un Erasmus così negativamente per colpa delle amicizie. Però adesso che penso a quel periodo, lo penso in maniera positiva. Questo sentimento di solitudine, alla fine lo proviamo tutti. Tutti ci sentiamo soli, che a nessuno importa di noi. Ma non è così, ci saranno sempre persone che tengono a te. Quello che è importante è curare le relazioni, essere gentili con tutti e pensare che anche i momenti più brutti, più tristi, passeranno, perché nulla dura per sempre, nel bene e nel male, ma che tutto quello che ci fa stare male, quando poi ci rialziamo, ne nasciamo con una forza interiore incredibile. Ma parliamo un po' di Erasmus. Essendo una città abbastanza piccola, gli eventi Erasmus o eventi in generale erano pochi, tipo solo il giovedì o nel weekend. Di studenti internazionali, come ho detto, ce n'erano, però non un numero incredibile, saremmo stati in totale un centinaio, con tantissimi italiani con cui ovvio io parlavo, ma preferivo stare in un contesto internazionale, non con altri italiani con cui ci sto per tutta la vita. I momenti con gli altri Erasmus furono indimenticabili. E con cui passai anche giorni importanti della mia vita, come il mio compleanno, poi tutte le gite, da weekend a sciare insieme, a tutti gli altri momenti di risate passati insieme, agli hiking random, alle gite in giornate nelle città vicine, come una bellissima Carency, ai sushi per cena, alle giornate al lago, alle montagne russe, al bowling. Se devo pensare al momento più bello di questo Erasmus, furono i giorni di Tour du Monde. Praticamente ogni anno la città di Chambéry organizza questo evento con tanti paesi del mondo, in base agli studenti internazionali, che ci sono quell'anno, e ogni paese ha il proprio stand e può fare attività, far provare cibi, far scoprire la cultura del proprio paese. Noi dello stand italiano facemmo un'attività per i bambini con le parole. Poi io, vestito da proprio stereotipo italiano, con una foto di spaghetti al sugo attaccato alla mia pancia, facevo l'attività dell'insegnare ai francesi i nostri gesti. E poi c'era tanto, ma tanto cibo. Alla fine non vincemmo noi, ma la Costa d'Avorio, che aveva uno stand incredibile. Ma almeno io vinsi il miglior costume dell'anno e ebbi un premio. Penso sia estremamente difficile riassumere tutto ciò che ho vissuto in quei mesi. L'esperienza in generale la definisco completa, non per forza bella. Ci furono anche i momenti bui, della mia coinquilina, a sentirmi solo, alle difficoltà ad avere tutto sotto controllo. Tra studio, palestra, commissioni varie, andare a buttare la spazzatura, lavare i vestiti, fare la spesa, cucinare, fu molto faticoso. In generale però questo tipo di esperienze ti cambiano la vita. Vivere in un contesto internazionale ti cambia la visione di come vedi gli altri. E ho capito che non è importante dove fai l'Erasmus. L'Erasmus sarà qualcosa di unico sempre. Penso che questo tipo di esperienza debba essere fatta da tutti, perché ti apre non solo il mondo, ma anche l'anima. Porti con te una valigia di momenti condivisi, di sorrisi in lingue sconosciute e di paesaggi che ormai fanno parte di te. Ricorderai le lezioni apprese, sì, quelle accademiche, ma soprattutto quelle di vita, l'importanza dell'adattabilità, la forza trovata nell'affrontare la solitudine, il valore incalcolabile delle nuove amicizie. L'Erasmus non è solo uno scambio culturale, è un'immersione nell'essenza stessa del crescere. E se un giorno ti guarderai indietro, vedrai non solo i luoghi che hai attraversato, ma la persona che sei diventato lungo il cammino. Ecco perché, malgrado ogni sfida e ogni timore, l'Erasmus è un'esperienza da vivere pienamente. Un capitolo di vita che, una volta scritto, non finirai mai di rileggere.